Prendete un verbo, aggiungete la particella ci e poi aggiungete il pronome la, che in questo caso ha valore neutro. Otterrete un verbo particolare e nella lezione di oggi vedremo 3 verbi che si comportano proprio in questo modo. State studiando la lingua italiana? Vi piacerebbe parlarla meglio in modo più fluente? Allora iscrivetevi a questo canale e non dimenticate di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Ricordate che quanto maggiore è l'esposizione alla lingua, meglio è. Quindi cominciamo! Italiano con Eli. Sono Elisabetta e da molti anni insegno la lingua italiana. Nella lezione di oggi parleremo dei verbi pronominali, di cui in realtà abbiamo già parlato in queste 2 lezioni. Se non lo avete ancora fatto, vi consiglio di vederle, perché ho preso in considerazione i verbi con un solo pronome. Troverete il link di queste lezioni nella descrizione. Oggi affronteremo invece la presenza di 2 diversi elementi, ci e la. Ma innanzitutto devono essere fatte 2 premesse. La prima, ricordate che ci, quando si unisce con altri pronomi, modifica la vocale i in e. Quindi ci diventa ce e se ci pensate è quello che succede ogni volta che si uniscono 2 pronomi. La seconda, la, come ho accennato all'inizio di questo video, assume un valore neutro. Non consideratelo pertanto femminile, perché non lo è. Iniziamo ora dal primo verbo, ovvero farcela, che come vedete è formato da fare più ci più la ed ha il significato di essere in grado di fare qualcosa, essere capace. In inglese corrisponde a to manage, to make it. In spagnolo è poder, lograr, dar abasto o no dar abasto. Vediamo insieme la coniugazione del verbo. Come potete vedere, il verbo viene coniugato regolarmente insieme alle 2 particelle pronominali ci, che abbiamo detto diventa ce, e la. Queste particelle non hanno alcun significato in sé, ma danno al verbo un senso diverso. Vediamo qualche esempio. Com'è andato l'esame? Ce l'ho fatta, l'ho superato. O ancora, non ce la faccio a portare questa valigia. Mi puoi aiutare, per favore? Veniamo ora al secondo verbo, il verbo avercela con qualcuno, che significa essere arrabbiati, provare rancore, rabbia, antipatia verso una persona. In inglese corrisponde a to be angry with somebody. In spagnolo sarebbe estar enfadado o anche tener a alguien entre ceja y ceja. Por cierto, me encanta esta palabra, ceja, y también cejijunto. ¡Ay, qué bonita! Vediamo anche in questo caso la coniugazione del verbo. Come potete vedere, il pronome la perde la vocale e inserisce l'apostrofo. La pronuncia è io ce l'ho, tu ce l'hai, lui o lei ce l'ha, noi ce l'abbiamo, voi ce l'avete e loro ce l'hanno. Ricordate tra l'altro che l'H è muta in italiano, quindi si dice ce l'ho e non ce l'ho come fanno alcuni studenti. No, l'H è muta, è come se non ci fosse, ok? Vediamo qualche esempio. Scusa, ma che t'ho fatto? Ce l'hai con me forse? Chi? Io?
Ma no, figurati, non ce l'ho con te, sono arrabbiata per i fatti miei, tranquilla. Veniamo ora al terzo e ultimo verbo di oggi, o meglio la terza locuzione pronominale, che è mettercela tutta per fare qualcosa, che significa impegnarsi al massimo per fare qualcosa. In inglese sarebbe to do one's best, hacer todo lo posible in spagnolo. E in francese sarebbe faire de son mieux, penso, però non parlo francese, quindi lasciamo perdere. Come sapete i miei esempi sono in inglese e spagnolo perché sono le due lingue che parlo. Ecco la coniugazione del verbo. Ce la metto tutta, ce la metti tutta, ce la mette tutta, ce la mettiamo tutta, ce la mettete tutta e ce la mettono tutta. Esempio, se ce la metti tutta sono convinta che riuscirai a vincere la gara. E voi ce la metterete tutta a imparare i verbi pronominali, vero? Passiamo ora dalla teoria alla pratica. Vi chiedo di completare queste frasi con i verbi mancanti. Numero 1. Aiuto, non a spostare questo armadio. Numero 2. Marco con Fabio perché lo ha offeso. Ora non si parlano più. Numero 3. Mio figlio per capire la matematica, ma proprio Numero 4. I cantanti per vincere Sanremo. Numero 5. Vuoi che ti aiuti a portare la borsa? No, grazie. Numero 6. Con me per caso? Vedo che non mi parli più. Nella lezione di oggi abbiamo visto 3 verbi che si usano quotidianamente in italiano. Visto che ci sono moltissimi verbi e locuzioni pronominali, se questo tema vi interessa vi chiedo di dirmelo e preparerò altre lezioni. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi lascio con altri 2 video, uno dei quali è l'introduzione ai verbi pronominali. Non perdetevelo. A presto!